Ciao ragazzi, io sono Mushin e bentornati sul mio canale. Se non siete iscritti invece benvenuti. Qua mi occupo di solito di recensioni, analisi di videogiochi o anime. Dunque, Metaphor Refantasio è arrivato e come un fulmine a ciel sereno ha preso i videogiocatori di sorpresa con dei dati di vendita incredibili, recensioni super positive e dei voti altissimi su piattaforme come Metacritic e OpenCritic. Tutto questo hype che c'è dietro è giustificato? Com'è il gioco per un completo neofita di questo genere e invece com'è per qualcuno che è un veterano di Persona o altri Mega 10 di Atlus. In questo video andrò a fare una panoramica del gioco e delle sue caratteristiche, pro, contro e considerazioni personali che spero possano aiutarvi a farvi un'idea più chiara di questo titolo. Dunque, per chi non avesse idea di cos'è esattamente Metaphor, cosa rappresenta e da chi è fatto, vi do un po' di contesto. Se invece già sapete che cos'è e la storia della sua produzione, skippate tranquilli al prossimo capitolo e dovrebbero starci timestamp in descrizione. Metaphor Refantasio è il nuovo gioco di Katsura Ashino, l'autore di opere come Shin Megami Tensei 3 Nocturne, Persona 3, Persona 4 e Persona 5. Se avete toccato qualche RPG giapponese negli ultimi anni, avrete sicuramente almeno sentito parlare di Persona 5 e magari anche del recentissimo Persona 3 Reload, il remake uscito ad inizio anno dell'originale gioco per PS2. Metaphor è stato in sviluppo per parecchi anni e dalle varie interviste possiamo intuire che la pre-produzione sia iniziata praticamente in parallelo all'uscita di Persona 5, quindi circa nel 2016. あるいは今新しく RPG の準備にも取り掛かってるので、ファンタジー関係の最新作などすごく刺激になるような空間ですね。現代劇だとなかなか現実のリアリティってものの制約が出るんですけど、そこから一旦外れて人がもっと根源的に持っている悩みとか不安だとか、なぜ人は争ってしまうのかとか、そういった部分をなんていうか描きたくて、ファンタジー幻想世界を舞台にちょっと旅をしてもらうっていうような RPG を作り始めました。なかなかその幻想世界っていうと現実逃避っていうか現実と全然違う世界なんで現実を忘れられるっていう側面ってあると思うんですけど、だからこそ現実とは全然違う場所から現実の自分を見つめ返すことができるっていうようなきっかけにもなるのかなと思って、なんか面白く意味があるものになるんじゃないかなと思ってワクワクしてます。 Visto il team che l'ha fatto e l'autore, è quindi naturale che Metaphor Refantasio presenti molte analoghe meccaniche di gioco e in generale somiglianze con i titoli Persona. Alla fine è comunque un JRPG, quindi abbiamo le nostre amate battaglie a turni, abbiamo una trama bella lunghetta e complessa con molti dialoghi, abbiamo un'estetica molto anime, eccetera eccetera. Il gameplay, se avete giocato i Persona, è molto simile e sostanzialmente il gioco ha un suo calendario e ogni giornata si divide in più parti, principalmente giorno e notte. Quando non ci sono momenti di trama in cui la storia e il tempo progredisce automaticamente, sta a noi decidere come spendere il nostro tempo durante le giornate. Ci sono attività che non mandano avanti il tempo e attività che invece lo fanno, come esplorare dungeon, viaggiare, passare tempo con un NPC o aumentare una statistica sociale. Perciò è bene che il giocatore, prima di tirare dritto alla prima cosa che gli capita a tiro, rifletta attentamente su come sarebbe più efficiente spendere il tempo. Per avanzare nella storia principale, di solito basta rispettare alcuni requisiti entro un tempo limite, come ad esempio completare il dungeon principale entro una settimana o cose del genere. Il resto del tempo è completamente in mano al giocatore e mentre da un lato potrebbe portare a creare un po' di ansia, state tranquilli che prima di avviare ogni attività il gioco vi avviserà se manderà avanti il tempo e a cosa serve fare specificatamente quell'attività, quindi è improbabile che vi ritroviate a sprecare tempo per sbaglio. Per chi è avvezzo o conosce anche solo di vista e Persona, sì, questo Metaphor non è un gioco ambientato in Giappone con protagonisti degli adolescenti che vanno a scuola. Qui non dovrete dividere il tempo tra attività scolastiche e la vita da paladini della giustizia e della realtà. Quello di Metaphor è un mondo fantastico, un high fantasy che però presenta molteplici caratteristiche che lo rendono unico e non il solito fantasy visto e rivisto. Questo sia a livello di world building ma anche a livello di stile artistico, design di nemici, razze eccetera. Spero che questa infarinatura generale di che cos'è Metaphor sia stata d'aiuto a chi magari non è avvezzo con i giochi di Atlus. Adesso andiamo a parlare un po' più nello specifico del gioco. Non so voi, ma quando decido di giocare ad un RPG, più che il gameplay in sé, la cosa che mi interessa è essere immerso in un bel mondo, seguire una trama intrattenente ed essere circondato da personaggi che siano simpatici o quantomeno interessanti. Voglio completamente sentirmi parte dell'avventura che sto per compiere e nella quale investirò decine di ore. Quindi
è meglio che il comparto narrativo sia curato, o potrebbe calarmi l'interesse. Con Metaphor Refantatio la trama è sorprendentemente più interessante di quanto mi aspettassi. E per carità, non è che la trama di persona non mi piace, è che di solito là la trama generale è molto semplice, non ha chissà quali complessità e i punti forti arrivano più in là con le ore, quando magari arriva qualche colpo di scena e cose del genere. In Metaphor, fin dall'inizio, veniamo messi in mezzo ad un contesto intrigante. Il protagonista è il miglior amico del principe del regno, che però anni prima ha subito una maledizione e per questo era fuggito dal regno rifugiandosi in un villaggio remoto. Adesso è praticamente caduto in un coma ed è in pericolo di vita, ma nel regno tutti lo danno per morto da tempo, quindi nessuno può o vuole aiutarlo, se non noi. Come se non bastasse, il re del regno viene parallelamente assassinato da Louis, che possiamo considerare come il Griffith di Metaphor, un ragazzo giovane, affascinante e carismatico che possiede incredibili abilità magiche, fisiche e di intelletto, rendendolo un temibile avversario sia politico che militare. Tra l'altro lui è anche la stessa persona che ha maledetto il principe e pare che l'unica soluzione per liberare il principe da questo male è uccidere lui e spezzare la maledizione. Perciò la storia inizia più o meno con questa direzione e se la trama già così com'è è interessante, sono i personaggi a venderti il viaggio, la splendida caratterizzazione e scrittura sia dei propri compagni di viaggio come Stroll e Hulkenberg, ma anche di personaggi secondari che hanno un ruolo centrale nella storia, è quello che fa la differenza. Questo titolo poi gioca molto sul world building, sugli intrighi di potere, sullo scontro tra le varie fazioni e la fantapolitica. È quindi naturale che ci siano molteplici personalità in competizione tra loro e devo dire che il gioco fa un buon lavoro a rendere interessante ogni candidato al trono, i villain principali, i loro interessi personali, eccetera. E se i persona hanno solitamente una trama molto più diretta e semplice, non sono mai stati estranei a toccare tematiche importanti. Nei miei video su Persona 3 Reload vi ho già detto come Persona 3 affronta il tema della morte e altre tematiche esistenziali in modo molto maturo. E nel mio video sui villain di Persona 5 vi dico come invece il titolo incentrato sui ladri fantasma mette il focus più sulle tematiche sociali che affliggono il Giappone ed è un gioco sia super attuale e rilevante come rappresentazione della società giapponese, ma anche come critica della suddetta. Persona 4 invece si sofferma sul lato oscuro di ognuno di noi e affronta temi legati alla psiche e all'identità. Metaphor Refantatio non rompe la tradizione e anzi affronta tematiche forse più attuali che mai. Grazie al fantastico e dettagliatissimo world building, l'universo del gioco è realistico, verosimile e pieno di parallelismi con la nostra realtà e il titolo approfondisce situazioni spinose come la guerra, la discriminazione razziale, le classi sociali, i problemi che derivano da governi instabili, dalle religioni che magari sono troppo influenti sulle menti della popolazione e in generale va a criticare l'intero sistema sociale e politico del suo mondo fittizio, che però, guardandolo attentamente, presenta fin troppe somiglianze con il nostro mondo che dovrebbe, almeno in teoria, essere utopico, grazie alle varie leggi, costituzioni e la presenza della democrazia. Parlando appunto di world building, questo gioco ci fa molta attenzione e ci mette anche molta enfasi. Non solo questo nuovo mondo fantastico ci viene introdotto perfettamente, ma è abbastanza approfondito e dettagliato da risultare verosimile e man mano che si prosegue con la storia veniamo a scoprire sempre più cose. Se avete visto altri miei video, di solito quando devo andare a giudicare quanto è ben fatto il world building di un'opera, mi piace iappare della coerenza narrativa, ovvero quando ci vengono presentate situazioni e contesti che hanno perfettamente senso e non stonano con il comportamento dei personaggi, con il funzionamento di qualche regola inventata, eccetera eccetera. Aumenta sicuramente l'immersione avere un tipo di world building che è attento a queste minuzie. Ad esempio, giocando e leggendone di più dal memorandum, veniamo a sapere che nel mondo di Metaphor è raro che qualcuno riesca ad usare la magia senza canalizzarla attraverso degli strumenti chiamati inneschi magici. Sappiamo anche che questi inneschi magici sono molto costosi e hanno prezzi che equivalgono a quelli di un'intera casa o un piccolo terreno. Inoltre, non tutti possono usarli perché è richiesto passare un esame per ottenere una licenza che abiliti all'uso di questi strumenti. Però chi si arruola nell'esercito li può ottenere in dotazione a nessun costo e senza prendere parte ad alcun esame. E il motivo per il quale l'esercito può permettersi di distribuire questi strumenti che teoricamente sono costosissimi a qualsiasi nuova recluta è perché gli inneschi magici militari sono creati a partire da cristalli di magla artificiale, che sono a loro volta notevolmente inferiori in purità e potenza rispetto a quelli trovati in natura. Insomma, raga, si può scavare molto a fondo nel funzionamento della società o delle regole del mondo di Metaphor, anche partendo da un semplice oggetto. E questo ovviamente vale per molteplici altri aspetti dell'universo narrativo. Analogamente si può approfondire la storia, il contesto e l'attuale situazione sociale e politica
delle varie razze presenti, che nel gioco sono chiamate tribù, o dei funzionari della chiesa, eccetera eccetera, raga. Questo mix di eccellente scrittura, di trama, personaggi, world building e tematiche va a creare un mondo degno di essere conosciuto, scoperto ed esplorato, che poi si va perfettamente a sposare con la sua resa estetica fuori dal comune. E a proposito di resa estetica, parliamo un po' della grafica. Dunque, se vogliamo essere puntigliosi, nonostante lo stile originale, la favolosa direzione artistica di cui parleremo più approfonditamente tra pochissimo, c'è da dire che è innegabile che la resa grafica sia un po' datata. Insomma, questo Metaphor è stato sviluppato nello stesso engine di Persona 5, un gioco uscito nel 2016, e si vede chiaramente. Uno dei più grossi problemi grafici, che tra l'altro era pari presente anche in Persona 5, è l'aliasing. Non a caso su PC qualche giorno dopo la release è arrivata una patch ufficiale che aggiunge un'altra opzione di anti-aliasing per metterci un attimo una pezza sopra. Quindi se il gioco ogni tanto vi sembra addirittura più brutto da vedere di Persona 3 Reload, che è uscito prima, è per questo. Reload è stato sviluppato in Unreal Engine, mentre Metaphor usa un engine vecchio di quasi 10 anni. Come dicevo prima però, grazie alla formidabile direzione artistica non risulta un problema, e anzi, per la maggior parte del tempo Metaphor presenta un'estetica piacevole ed è davvero carino da vedere. Con una palette di colori unica, che non si va a conformare ai classici fantasy, riesce ad avere uno stile originale, distinto e che non appesantisce. E poi, io ho sempre detto che direzione artistica, maggiore pura potenza grafica. Guardate Elden Ring ad esempio, può essere indietro quanto vi pare con texture, numero di poligoni, riflessi e luci dinamiche, ma dimostra che una solida direzione artistica è in grado di creare scorci mozzafiato anche con una potenza grafica limitata. E poi, a essere onesti, non ci stanno tanti JRPG con un graficone da paura. Sì, forse gli ultimi Final Fantasy, ma lì non so neanche se posso più azzardarmi a definirli veri e propri JRPG, visto che nel 16 la componente ruolistica è quasi del tutto assente. Ma vabbè, comunque, il punto è che nonostante non sia stato sviluppato in Unreal Engine 5, Metaphor ha un'eccellente direzione artistica e favolosi design, ed è comunque graficamente superiore rispetto al JRPG medio uscito da Gast o Falcom. Per i design dei personaggi torna Shigenori Soejima, che è l'artista responsabile per il character design dei Persona, dal 3 in poi, e il mecha designer è lo stesso di Neon Genesis Evangelion. Un team di eccezionali artisti hanno quindi collaborato a creare uno stile estetico tutto loro. Ispirazione è stata presa soprattutto per alcuni nemici dal pittore fiammingo Bosch. Se infatti andiamo a vedere la sua opera più famosa, Il Giardino delle Delizie, riconoscerete già quanta ispirazione è stata presa per realizzare Metaphor. Aggiungo anche che, come da tradizione di Persona, anche qui in Metaphor abbiamo dei menu incredibili. Forse non il massimo dal punto di vista di funzionalità e comodità, ma una volta che ci fate l'abitudine non sarà un problema navigarli. Direi che è arrivato il momento di parlare finalmente del gameplay di questo gioco. Vi avevo già accennato prima che il titolo è strutturato con un calendario fittizio, e quando il tempo non avanza automaticamente per ragioni di trama, sta a noi decidere come spendere il nostro tempo, scegliendo tra fare attività che aumentano i legami che abbiamo con i nostri seguaci, attività che aumentano le nostre statistiche sociali, o semplicemente andare ad esplorare qualche dungeon e combattere. Il succo è questo, e per la maggior parte del tempo, se non state combattendo o esplorando in giro, il tempo lo passerete quasi sicuramente a leggere dialoghi o a interagire con NPC e la mappa di gioco. Si può quindi dire, se vogliamo, che il combat system sia la parte ludica più importante del titolo, e sono contento di dirvi che ancora una volta si è fatto un passo in avanti rispetto ai titoli precedenti di Atlus. Qui il combattimento non solo sembra ancora più rifinito e ben progettato di quello di Persona 5, ma presenta anche nuove idee. Ad esempio, se siamo di livello più alto rispetto ad un nemico, possiamo sconfiggerlo direttamente nell'overworld con il combattimento in tempo reale action, mentre se il nemico è del nostro stesso livello superiore, possiamo usare il combattimento action per recargli danno ad una barra che, quando si svuoterà, lo lascerà stordito e in balia di un nostro assalto. Attaccando i nemici in questo modo non solo inizieremo lo scontro a turni con il vantaggio della priorità dei turni, ma i nemici avranno anche gli HP diminuiti dall'assalto. Perciò, se vogliamo affrontare nemici più forti o sul nostro livello, è sempre consigliato usare questa tattica piuttosto che andarli addosso e farsi colpire, anche perché in quel caso non si avrà alcun vantaggio e il nemico inizierà i turni attaccando per primo. E non posso parlare del combattimento senza accennarvi al job system. A
differenza dei titoli Persona, qui ad ogni personaggio può essere assegnato un archetipo, che sarebbe sostanzialmente una classe diversa. Le classi hanno pro e contro diversi, con anche delle statistiche diverse e abilità differenti. Il mago sarà ovviamente più incentrato alla magia e allo sfruttare le debolezze elementali dei nemici. Il guaritore sarà un archetipo più da supporto per curare gli HP degli alleati o alterazioni di stato. Il guerriero sarà la classe improntata al combattimento fisico e così via. Gli archetipi si ottengono con la progressione della storia o rafforzando il legame con i seguaci disponibili nel gioco. Il livello massimo per ogni archetipo è il 20, dopodiché ogni livello di esperienza seguente ci viene restituito sotto forma di un item che dona 1000 di esperienza ad un archetipo a nostra scelta. Badate bene però che il livello degli archetipi non è universale, ma unico per ogni personaggio. Quindi se ho portato il mago al livello 20 col protagonista, non ci avrò il mago al 20 anche per Hulkenberg, ma dovrò ricominciare dallo 0. Livellare i classi dello 0 tuttavia non risulta un grande problema o perdita di tempo, perché in realtà sti archetipi sono molto facili da livellare. Un'altra meccanica interessante basata su questi archetipi sono le sintesi. Se abbiamo infatti degli archetipi compatibili tra di loro, oltre alle classiche abilità, possiamo sfruttare in combattimento delle skill speciali chiamate sintesi, che sono più potenti o multi-target. Per usare una sintesi però bisogna usufruire di 2 turni e l'abilità va a consumare i punti magici di entrambi i personaggi che la lanciano. La progressione è stata leggermente reworkata e anzi di avere abilità che vanno a rimpiazzare le precedenti nel corso del tempo, quando avanziamo con la storia sbloccheremo delle sorta di evoluzioni degli archetipi che presentano delle abilità più potenti. In questo modo possiamo sia scegliere di passare direttamente all'archetipo evoluto oppure di fare un mix sfruttando la meccanica di eredità delle abilità, che permette di avere abilità di archetipi diversi sulla classe corrente. Se siete giocatori di Persona, prendetelo come un take alternativo dell'eredità delle skill durante le fusioni. Il risultato è simile. A gestire le varie classi inizialmente si fa un po' fatica, ma non appena vi ci abituate vi assicuro che è un sistema di progressione eccellente e che premia anche la sperimentazione dei build. Se avete giocato a Xenoblade 3, penso che vi sentirete a casa con questo sistema. Gameplay a parte, i Persona sono poi famosi per le loro bellissime colonne sonore e questo metaphor non delude. Il composer è sempre Meguro e se nei Persona possiamo trovare tracce hip hop o acid jazz, qui Meguro si è divertito ad andare full fantasy con un genere che onestamente fatico a definire. C'è chiaramente ispirazione da musica tradizionale antica, da canti religiosi e via dicendo. Il risultato è qualcosa che calza a pennello con l'intera atmosfera ed estetica del gioco. Anche per gli effetti sonori direi che ci siamo e nonostante ce ne siano alcuni che mi sono sembrati quasi uguali a quelli di Persona 5, ce ne sono anche di nuovi che sono molto soddisfacenti da sentire. Per quel che riguarda il doppiaggio invece sto giocando il gioco in giapponese e non l'ho minimamente toccato in inglese, quindi fate conto che mi riferisco appunto a quello originale. Il protagonista è Natsuki Anae, uno dei miei doppiatori giapponesi preferiti di sempre, grazie soprattutto alla sua performance come 9S in Nier Automata. Lui, l'antagonista principale, è doppiato da Yuichi Nakamura, il doppiatore del mio amato Satoru Gojo, il GOAT. Anche gli altri personaggi sono doppiati da voci conosciute: Stroll e Ken Shono, la voce di Giorno Giovanna, Hulkenberg e Saori Ayami, la voce di Yor Forger, e More è Takehito Koyasu, la voce di Dio Brando. E ci sono tanti altri doppiatori talentuosi a prestare voce ai personaggi. Metaphor è quindi una bellissima, piena, mastodontica esperienza. Un JRPG complesso ma non proibitivo, che regala tanti bei momenti. L'impeccabile scrittura del mondo di gioco, la trama e i suoi personaggi vanno a creare un'indimenticabile esperienza narrativa che riesce ad intrattenere e intrigare il giocatore. Un'eccellente direzione artistica, accompagnata da dei formidabili design, sia di personaggi che macchinari, riescono a sopperire le lacune sul fronte grafico date da un engine ormai datato. Il gameplay loop è ormai una versione super rifinita, aggiornata ed evoluta di ciò a cui Atlus e in particolare il game director Ashino hanno lavorato negli anni nella saga di Persona. Metaphor Refantazio è il culmine di un percorso iniziato molteplici anni fa che va ad unire e migliorare tutte le qualità caratteristiche dei Megami Tensei e Persona in un'inaspettata nuova IP che trova già un incredibile successo sia in vendite che critico. E io, da appassionato di Persona, non posso far altro che consigliarlo sia agli appassionati che ai neofiti del genere. Arrivati fin qua vi ringrazio per aver visto il video e vi ricordo che il modo migliore per supportarmi è interagire qua sotto nei commenti, condividere il video e iscrivervi nel caso non lo siate già. Noi ci becchiamo, si spera, nei prossimi giorni con un nuovo video.